Ok? Questo è quello che ci aspettiamo da te. Nessuna pressione. Va bene? Va bene. Benvenuti nel salotto di AS Roma Podcast, uno spazio nuovo per fare due chiacchiere. Oggi le facciamo con Tommaso Baldanzi. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Tommaso, buongiorno. Non si vede qua che è giorno, ma è giorno, è presto, fra un pochino c'è l'allenamento. E tu sei qui da una settimana precisa? Sì. Sei arrivato una settimana fa. E come è andata questa settimana? È stato un frullatore? Ma sì, è stata molto veloce, è stata una settimana bella e intensa dal punto di vista delle emozioni, però è stata una bella settimana, ho conosciuto i ragazzi, il mister, lo staff, tutte le persone che lavorano in questo centro sportivo che è immenso e è bellissimo. E sono felice di essere qua e sono stato molto contento di aver fatto la mia prima partita all'Olimpico. Sono felice dell'accoglienza che mi ha riservato questa città e l'ho ringraziata e la ringrazio anche adesso. Sul centro sportivo ero curioso, te l'avrei voluto chiedere, nel senso che tu comunque sei già un atleta professionista da un po', non è che prima non stessi in un posto, immagino, bello, però fa comunque impressione entrare in un posto così grande, strutturato come Trigoria, cioè la senti un po' la differenza? Ma sì, ovviamente è diverso, sono cresciuto in un centro sportivo che rimarrà sempre nel mio cuore, è molto bello secondo me, che però magari nelle sue dimensioni è un po' più piccolo, qua è tutto molto più grande, molto più persone, quindi sì, un po' diverso. Parametrato alla città, esatto. Diciamo, tutto più grande. Senti, a proposito della città, hai avuto tempo di vedere qualcosa che non fosse Trigoria o l'Olimpico in questa settimana? Ma sì, poco però, è stata solo una sera, appena sono arrivato a cena fuori e ho visto il Colosseo, avevo già avuto modo di vedere una volta qua. Poi piano piano vedremo un po' di tutto, dai. Vabbè, però intanto diciamo c'era una cosa che andava fatta prima, nella prima settimana, l'hai portata sì, a casa, sì. Va bene. E senti, visto che una settimana fa è venuto Sinner a Roma, è uscita la notizia che si è mangiato 4 primi romani in una sera, tu come stai messo? Perché mi sa che lui c'aveva solo quella sera lì e quindi ha detto vabbè li provo tutti. Tu come ti sei posizionato? No, per adesso sono stato molto tranquillo, solo una sera ho mangiato la carbonara, molto buona. Hai apprezzata? Ovviamente, però bene, per adesso bene. Va bene. Senti, tu sei qui, a parte che io ancora non mi sono abituato, cioè ogni tanto in questi giorni t'ho visto, cioè lo sapevo, lo so che sei arrivato, però t'ho visto e ho detto oh, abbiamo preso Baldanzi. Cioè, ogni tanto ti vedo e sono ancora contento e tu sei qui perché t'hanno voluto tanto qui i Friedkin, la proprietà di questa squadra. Come si convive con questa cosa? Cioè è più la soddisfazione, la felicità o anche un po' la pressione, l'ansietta? Convivono queste due cose o è solo sono contento? No, per me sinceramente non è una pressione, è un motivo di grande orgoglio, sono molto felice, infatti li ho ringraziati, li ringrazio sia la proprietà, il direttore che c'era e anche il mister. E motivo, come ti ho detto, di grande orgoglio e spero di poter ripagare la fiducia che mi hanno dato. Questo diciamo è il mio obiettivo e lavoro ogni giorno per questo. Va bene. E veniamo insomma, al tuo esordio all'Olimpico, che è anche il motivo per il quale oggi siamo qua. Tu all'Olimpico c'eri già stato da avversario. Eccoti, 2 volte? Sì. 2 volte. Quanto cambia da avversario? Molto diverso, ti dico che anche da avversario fa molto impressione. Sì, Non che non faccia impressione, però sicuramente viverla dall'altra parte con un pubblico così, con la gente che ti spinge così è molto motivante, è molto bello e sono rimasto molto colpito e molto felice. Il primo impatto ce l'hai avuto, diciamo, con la maglia della Roma durante il riscaldamento, la prima volta, no, in cui
siete usciti, ecco, lo stiamo vedendo, siete usciti, insomma, si esce, si passa sotto la curva sud, si entra, si fa il riscaldamento, e la mia curiosità è, poi quando c'è il pallone ti scordi di tutto il resto e si va su quello, o comunque, perché qua un pochino ti guardi intorno, come No, è sì, stato? allora quando entri in campo e c'è il pallone, magari sì, io sono uno che diciamo, pensi a quello e forse ti scordi un attimo, però appena entri e comunque anche mentre stai facendo il riscaldamento e sei un minimo più sconcentrato sulla partita, è impossibile non pensarci, Certo. quindi è molto bello, molto emozionante. Eh beh sì, perché poi dopo il riscaldamento c'è l'inno, che comunque è una cosa alla quale anche tutti noi che lo sentiamo da tutta la vita non ci abituiamo. Cioè io ogni volta che sentiamo l'inno, comunque è un momento, immagino, tosto, cioè è un impatto emotivo anche per Molto te, è bello, stato, sì. no? Sì, molto, molto, molto bello, un'emozione forte per me che la vivo per la prima volta, però penso che anche uno che la vive la 50ª volta sarebbe sempre una cosa bellissima. Vabbè, poi te lo richiedo a fine stagione e mi dici Vabbè. se ti sei abituato o no. Poi è iniziata la partita, è iniziata bene, abbiamo segnato subito, abbiamo giocato bene, è stata una bella partita, una bella Roma, ma mentre la Roma, diciamo, prendeva possesso di questa partita, tu ci speravi di più o di meno a quel punto di esordire? Perché ci sono due possibilità, no? Quando c'è un giovane, un ragazzo che arriva, cioè o che la partita si mette bene e quindi entri, o che la partita si mette male e quindi entri, e quindi c'è bisogno. No, Diciamo, meglio, mettendosi bene tu ci meglio- speravi di più? meglio che si sia messa subito bene, che abbiamo fatto diciamo quello che volevamo fare, diciamo il nostro obiettivo, abbiamo portato a casa punti che diciamo sono sempre importanti, sempre fondamentali e quindi va bene così, mi è piaciuto anche così l'esordio. Va bene. E a un certo punto De Rossi, insomma, si è guardato intorno, tu ti stavi già scaldando da un po', quindi immagino già, ecco, qui stava parlando col capitano Tommaso. Lì che succede? Lì è stato emozionantissimo entrare e soprattutto diciamo per la mia prima volta all'Olimpico diciamo è stata una bella emozione, un'emozione forte e sono rimasto felicissimo da questo esordio. Poi, insomma, la sostituzione è stata una sostituzione, ecco, insomma, se a Tommaso di 7-8 anni fa gli avessero fatto vedere questa foto, ci avrebbe creduto? Vabbè, penso di no, penso proprio di no. Non lo so, Penso proprio di no. magari eri un bambino, un ragazzo molto No, determinato. no. No, era un sogno. Era un sogno, è stato un sogno esordire in questo stadio con un cambio, vabbè, poi così che lui ha fatto una partita bellissima e quindi sono contento e bene, giusto così. Ecco, questa è stata un'immagine questa che, diciamo, ci ha fatto pensare, ci ha fatto dire un sacco di cose che non posso dire, che non si possono dire, se no mi cacciano, però volevo farti leggere, guarda, ti faccio leggere alcune chat di WhatsApp in quel momento, le leggiamo io e te, Sì, non sì. le diciamo, perché ecco, questo è il livello di... Ok? Va bene, però no, nel senso, questo è quello che ci aspettiamo da te, nessuna pressione, va bene. Va bene. Senti, che ci si fa con la maglia dell'esordio della Roma? Te la tieni, l'hai scambiata? La tengo. La maglia dell'esordio è la prima, diciamo, è la più bella e me la terrò io, sempre. Cassetto, cornice? Mi No, dispiace. cassetto. Forse cornice. Forse possiamo pensare alla cornice. L'ho data ai miei genitori che sono venuti a vedermi, sono ritornati a casa e me la custodiscono a casa. Va bene, cornice a casa di mamma, è bello. Cornice, va bene, sì. Ci può stare. Senti, a proposito di maglie, c'è qualche maglia che hai collezionato, che ti è capitato di scambiare negli anni passati, diciamo, durante le tue presenze in Serie A? Ce n'è qualcuna che ti ha fatto particolarmente piacere riportarti via? Ma sai, non sono uno che
che colleziono così tanto le maglie, però mi piace chiederla magari alle persone che conosco, a amici, diciamo, che magari ci ho giocato insieme, Tipo? non so, tipo quella, ho avuto quella di Scalvini che ci ho giocato insieme, di giocatori di Coppola, di gente che hanno giocato con me in nazionale, di gente così, poi ho avuto anche quella di Paolo, che me l'aveva data Edo Bove. Ah, ok, l'avevi chiesta. Sì, sì, tramite. Tramite, giusto, giusto. Sì, però non ne ho tantissime. Vabbè, adesso gliela puoi chiedere Sì. direttamente, se capita. E invece, sempre a proposito della tua esperienza pregressa in Serie A, ero curioso di chiederti qualche difensore che ti aveva particolarmente impressionato, ma anche proprio messo in difficoltà, cioè uno che a fine partita hai detto questo è tosto. Ma penso che in Serie A ce ne siano tanti, da Danilo, da Bastoni, comunque ci siano tanti giocatori che sono molto forti, difensori molto, molto bravi e che comunque ci hanno messo in difficoltà in passato. A proposito di difensori, c'è stata una foto, un video che ha circolato in particolare, diciamo, tra quelli insomma relativi ai giorni nei quali sei arrivato. Ci sono stati anche un po' di meme che sono l'hai visti? Ti arrivano? Alcuni mi hanno mandato qualche mio amico. Ok. No, tutti carini, che mi prendono in giro, sì. Sì, no, ma erano No, molto, vabbè, ci sta. molto simpatici, devo dire, cioè molto, molto affettuosi. E uno così serve in una squadra, eh? Certo, sempre. Sì, Sempre. È molto importante e penso che anche alla squadra dia una grande mano avere una persona così, con una personalità così forte. Sì, insomma, poi insomma siete toscani Sì, tutti e due. siamo vicini. Sì. Distanti quanto? Di luoghi di nascita? Una mezz'oretta, Ah, vabbè. 35 minuti, sì. Ok, comunque Sì, quanto siamo- basta per avere rivalità di campanile? Perché ho Esatto, capito che in esatto. Toscana basta allontanarsi. Esatto, sì, sì. Però poi, insomma, fuori dalla Toscana Sì, qua. sì, siamo insomma, sempre, va siamo bene. sempre lì. Va bene. E invece adesso mi è venuto in mente, in questa settimana di allenamento, chi è che t'ha fatto più penare come difensore, che ti ha messo più in difficoltà? Ma sono tutti molto, molto, molto forti, anche Llorente molto, molto bravo, Dean, Giallo molto bravo, tutti molto, molto Vabbè, forti. va bene, non ti faccio sbilanciare, ho capito. Senti, sabato arriva una squadra tosta, proprio problematica da affrontare, perché in questo momento all'Inter riesce più o meno tutto bene, una squadra piena di giocatori forti, una squadra anche allenata molto bene, come ha detto il nostro allenatore lunedì dopo la partita contro il Cagliari. È però più o meno la stessa squadra, cioè insomma la maggior parte dei giocatori e l'allenatore sono lì, stessa squadra alla quale un annetto fa di questi tempi un ragazzo un golletto gliel'ha fatto. Mi sono rivisto questo gol in questi giorni, non me lo ricordavo bene, insomma qua avete fatto un colpaccio con l'Empoli, andare a vincere a San No, sì, Siro. è stata una bella partita, una partita che era molto, molto difficile. E poi si è messa bene perché c'è stata un'espulsione e poi sì, sono riuscito a segnare, è stato bello, molto bello. Visto, ti volevo chiedere, ho detto chissà se lo ricorda che mentre eri in attesa per il cambio, mi sa che stava uscendo Cambiaghi forse dal campo, che parlavi col quarto uomo e ridevi. Di che stavate? No. Non te lo ricordi? Va bene, Forse mi aveva chiesto, di solito fanno vedere gli scaldamuscoli per vedere se sono di un altro colore, forse, ok. non lo so. Magari gli avevi detto ci sta. è tutto a posto. No, tutto bene. Vabbè, però poi sei entrato benissimo, la prima palla che hai toccato hai conquistato subito una bella punizione e poi un paio di Sì, minuti dopo, no? sì, Subito sì, dopo. Un'accelerazione incredibile, gran gol. Ti è esploso di più il cellulare dopo quel gol, dopo il gol di 2 settimane fa alla Juve o la settimana scorsa quando sei arrivato qua? La settimana scorsa, sì. Sì? Sì, la settimana Notifiche scorsa, sì. impazzite. Fra l'altro, quando hai fatto il gol alla Juve, diciamo, sempre vari giri WhatsApp di amici romanisti, noi ti abbiamo un po' maledetto, perché hai fatto quel gol e abbiamo detto, ecco, non ce lo vendono più. E invece, No, invece è andata, siamo qui a raccontarcelo. Va bene, allora, io so che ti devo liberare perché è ora di andare a fare un allenamento che è più importante di tutto. Ti devo fare una domanda prima. Come te la cavi col disegno?
da, diciamo, male, molto male No, malissimo. a malissimo. Potremmo essere su malissimo. Allora, guarda, ti faccio fare una prova. Sappi che sei il primo e poi tutti quelli che passeranno da qui lo dovranno fare. Il tema è questo. Come viene? Allora, tu tieni conto che ci sono... Ma lo posso guardare mentre... Sì, te lo faccio vedere, non sono così cattivo. Tieni conto che ci sono generazioni di romanisti, fra i quali me, che ci provano da quando andavano alle elementari, ancora non ci riescono. Quindi non verrai giudicato, però... Diciamo che non è facile. Ecco, vabbè, è bellissimo. Quello è vero. Sei partito da sotto. Sì. Ti posso dire, già sei più bravo di me. Cioè, nel senso, già vedo linee più dritte di quelle che facevo io. Guarda che c'è una tecnica, Chissà se è giusta. No, però mi sembra... No. Ma vuoi rifare? No. Diciamo, l'occhio te lo puoi tenere per la fine, come momento finale. Ok. I dentini sono complicati. Ma vicino? Lo vedi? No, lo vedo. Ok. Diciamo non è quello il problema se sbagli. Vabbè, se vuoi poi mi puoi dare la colpa a me, puoi dire, si è messo lontano quello, io non lo vedevo bene. Ti posso dire, stai già andando... Malissimo. No, bene. Ah sì? Allora, Ma sì, ha già una forma che comunque è riconoscibile, veramente ti farei vedere certi sgorbi che abbiamo fatto noi. E mo? Questo deve essere un po' più basso, sì. Questo era... Qui... Uh-huh. Ah, questo deve collegare, cazzo. E l'occhio? L'occhio. L'occhio è importante. Sì, ma anche il resto. Mi sembra francamente un ottimo primo tentativo e lo devi autografare però. Non Questo. benissimo però. No. Se vuoi ti do un'altra opportunità. No. Va bene. Potrei fare solo peggio. Va bene così. Vabbè, Tommaso, grazie di essere passato qui. Grazie a voi. È stato bello rivivere insieme a te un po' l'emozione di questo esordio e poi insomma speriamo di poter commentare insieme altre emozioni più avanti, non ci diciamo altro. Va Grazie a bene? voi, è stato un Grazie. piacere. Piacere mio.